Se siete alla ricerca di un mini computer da lavoro ma anche da gaming che sia potente ma soprattutto molto compatto e silenzioso, allora questo Geekom IT13 potrebbe essere il gioiellino che stavate aspettando. È dotato di Intel i9 di 13ª generazione, 32 GB di RAM e 2 TB di memoria. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi dico anche che è super silenzioso con una rumorosità inferiore ai 45 decibel. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte lo andremo letteralmente ad aprire e ad analizzare, e nella seconda parte andremo a fare un test gaming e un test di editing dove andremo a paragonare la velocità di elaborazione rispetto al mio portatile HP che attualmente utilizzo per lavoro. Prima di partire vi ricordo solo che se per caso siete interessati a questo bellissimo computer, vi lascio l'intera scheda tecnica e i link per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola ed eccolo qua il nostro potentissimo e compattissimo mini computer. Guardate anche le dimensioni come sono ridotte, a una larghezza di 117 mm, una profondità di 112, uno spessore di 49 mm per un peso totale di soli 652 grammi. Comunque dopo lo andremo a analizzare nel dettaglio. Adesso continuiamo con l'unboxing, andiamo a vedere sotto al vano cosa troviamo. Allora direi che c'è tanta roba. Troviamo subito l'alimentatore. Per quanto riguarda le caratteristiche, 240 volt, 50-60 Hz e 120 watt di potenza. Non può mancare il cavo di alimentazione dotato di presa tedesca, il cavo HDMI con anche le protezioni sui connettori. Poi qua troviamo anche una staffa e le minuterie perché potete anche attaccarlo direttamente nel retromonitor. E ultimo ma non per importanza, l'utilissimo e praticissimo manuale di istruzioni. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Andiamo ad analizzare il case. Devo dire che è quasi tutto in metallo, per cui approvo tantissimo la scelta dei materiali, sono veramente di ottima fattura. Per quanto riguarda l'analisi delle porte, ci sono due porte USB nel lato di sinistra, il cavo jack.5 e il tasto d'accensione. Sempre lateralmente troviamo queste due bellissime griglie metalliche, una opposta all'altra, e in una delle due troviamo anche lo slot per la micro SD, e nell'ultimo lato troviamo la griglia di dissipazione principale. È veramente grande, quasi come tutto il lato, perché infatti questo computer ha un ottimo sistema di raffreddamento. E concludendo con gli ultimi slot troviamo lo slot di alimentazione, due porte tipo C, una a sinistra e una a destra, due slot HDMI, la LAN e le due ultime porte USB, una 3.2 e l'altra 2.0. E visto che voi siete un pubblico molto esigente, andiamo un po' a scoprire come è fatto internamente. Lo andiamo a svitare in diretta. 2, 3 e 4. Una volta che l'avrete svitato vi basterà solo sollevare il coperchio verso l'alto ed eccolo qua, guardate che spettacolo. Quella che vedete in verde è la scheda madre, a sinistra troviamo l'SSD dall'extra da addirittura 2 TB, veramente tanta roba per un mini computer, e dalla parte opposta i 32 GB di RAM DDR4. Vi svelo anche che potete espandere ulteriormente la memoria con ulteriore SSD. Vi faccio vedere anche un breve tutorial su come installarla. Vi basterà farla passare all'interno di questa staffa in metallo e collegare i connettori nella parte inferiore. E ora che abbiamo espanso anche la memoria, lo andiamo a rimontare direttamente. Spingete sempre in maniera delicata e andate a riavvitare le 4 viti. E questa è l'ultima. Adesso vado a creare la postazione e siamo pronti per il test. E ora, per andare a testare al meglio la potenza di questo processore Intel i9, andiamo a fare una sfida editing con il mio attuale portatile che monta Ryzen 7. Vado a creare l'elaborato. Per la sfida ho selezionato 6 foto, un video e una canzone. Adesso le andiamo a mettere dentro la linea di editing, tutte insieme, così facciamo prima. Andiamo a replicare lo stesso elaborato nell'altro computer, inserendo le solite 6 foto, il video e la canzone. E ora siamo pronti per il test. 3, 2, 1, via!
Guardate che spettacolo! L'IT13 è già arrivato al 100% e ha già finito di elaborare, mentre il mio laptop dell'HP è ancora al 44%. Oltre alla prova di editing ho svolto anche svariati test gaming su Asphalt Nitro e Modern Strike e devo dire che l'Intel Core i9 ha risposto alla grande, non ci sono stati né lag né rallentamenti ed è anche normale date le caratteristiche di questo processore con addirittura 14 core e una frequenza massima boostata di 5,4 GHz. La scheda video Intel Iris Xe fornita in dotazione si è difesa abbastanza bene, regge il video sia in 4K a 60 Hz che in 8K a 30 Hz e riesce addirittura a reggere fino a 4 display in contemporanea. Per quanto riguarda le connessioni vi informo che questo mini computer è dotato sia di Bluetooth 5.2 e di Wi-Fi di sesta generazione e infine per quanto riguarda il prezzo questo modello viene lanciato sul mercato a un range di prezzo che varia dai 750 e gli 800 euro. Concludo dicendovi che nonostante abbia utilizzato questo computer per più di 3 ore tra elaborazione video e test gaming, le temperature sono sempre rimaste inferiori ai 100 gradi. Prima di salutarvi vi ricordo che nel primo commento e nella descrizione di questo video troverete il link diretto di questo bellissimo Geekon IT13 e anche l'intera scheda tecnica. E come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!